Buongiorno a tutti, io sono il professor Incastro Legozzi e oggi vi racconterò la storia dei mattoncini più famosi del mondo, i Lego. Iniziamo. La falegnameria del Gioca Bene. Lui è Ole Kirk Christiansen e nel 1916 apre una falegnameria a Billund, in Danimarca, dove inizia producendo mobili. Oh, salve. Gli affari per Ole vanno bene, fino al 1924, quando un incendio divampa nella sua bottega. Ma Ole non si perde d'animo e ricostruisce il suo negozio più bello di prima, iniziando anche a produrre giocattoli in legno. Nel 1932 Christiansen inizia a produrre solamente giocattoli, cominciando ad usare anche la plastica e dandogli il nome di Lego, dal danese Leg Godt, che significa gioca bene. Siamo nel 1947 e la famiglia di Ole acquista la prima macchina per stampare oggetti in plastica. 2 anni dopo inizia a produrre anche mattoncini, chiamandoli Automatic Binding Bricks. Il figlio, Gottfried, diventa manager dell'azienda e decide di vendere i mattoncini in 28 set, considerati i primi antenati di quelli che oggi sono i set Lego. Il 1958 è un anno da ricordare. Nasce infatti il mattoncino Lego come lo conosciamo oggi. L'omino prende vita. Nel 1960 un nuovo incendio brucia il magazzino dove erano conservati i mattoncini in legno. Ma non è un problema, la plastica vende così bene da essere più che sufficiente e a fine anno la Lego ha 450 dipendenti. Pochi anni dopo vengono messi in vendita i primi set con manuale di istruzioni incluso. Nel 1966 viene lanciata una delle serie più famose, la serie Train, che comprende anche trenini con motori elettrici a 4,5 volt. Il 7 giugno 1968 è un giorno felice per tutti i fan Lego. Apre infatti a Billund il parco Legoland. Per i più piccoli, l'anno dopo nasce anche la serie Duplo, con mattoncini più grandi e costruzioni molto meno complesse. Nel 1974, con la serie Lego Family, vengono introdotti per la prima volta dei personaggi con articolazioni fisse. 3 anni dopo, nascono invece i Lego Technic, una delle serie più famose. L'innovazione più grande dopo il mattoncino stesso avviene nell'anno successivo. Ora gli omini in plastica possono finalmente muovere gli arti e reggere utensili. Il mattoncino conquista il mondo. Nel 1979 vengono presentate le serie Lego Space, Fabuland e Scala. 5 anni dopo l'azienda lancia anche la celebre serie Lego Castle. Nel 1988 a Billund si tiene il primo campionato mondiale di costruttori Lego, con artisti provenienti da tutto il mondo. L'anno successivo nasce la serie Lego Pirati, che permetterà all'impresa di Christiansen di entrare nella top 10 delle più grandi aziende produttrici di giocattoli. Nel 1992 la Lego entra anche nel Guinness dei primati, con un castello di 400.000 mattoncini e una ferrovia di ben 545 metri. Nel 1996 nasce in Inghilterra il parco Legoland Windsor e vengono presentati il Lego Watch System, la serie Lego Western e il primo videogioco, Lego Island. Nel 1999 apre Legoland California. Vengono inoltre presentate le serie Lego Rock Riders, Star Wars e la fortunata Lego Bionicle. La Lego introduce nuovi colori della pelle dei personaggi, che fanno riferimento a persone reali e personaggi di cartoni animati. Nel 2005 nasce la serie Lego City, con elementi che consentono di riprodurre una città in mattoncini. Il 2014 è l'anno che segna l'uscita di The Lego Movie, il primo lungometraggio unicamente a tema Lego.
Insieme al film iniziano anche ad uscire molte altre serie di set. Nel 2016 viene lanciato Lego Dimensions, un videogioco molto innovativo. Inoltre vengono annunciati numerosi altri set, che verranno poi rilasciati nei mesi successivi. Grazie per aver seguito Lego History, la storia dei mattoncini più famosi del mondo. Un abbraccio dal vostro amato professore Incastro Legozzi.